L'idea era comunque di tirare un po' l'attenzione sul mercato, perché se esci fuori puoi vedere 5 supermercati intorno. Non so come ha ragionato il Comune di Roma nel approvare la licenza a 5 supermercati nel giro di un chilometro quadrato. Il bello è creare delle connessioni tra le persone, farli incontrare, per esempio a Ostia, magari nessuno pensa che ci sono tante illustratrici, no? Dici, wow. Sì, sì. Di questa cosa della street art che fino a 10 anni fa nessuno sapeva cosa fosse, nessuno usava questa parola e ora tutti la usano, ma dove stiamo andando? Forse la soluzione a tutto sarebbe chiamare le cose con i loro nomi. Fai l'illustratore, ogni tanto fai un muro o ne fai anche tanti, sei un illustratore, no? L'esempio anche concreto qui oggi, c'è Ball che fa ste robe da 30 anni, ci siamo noi a caso qui, la gente viene al mercato e dice ah, il festival di street art, no. Secondo me è un discorso di sincerità, di essere autentici, perché molti illustratori dicono io faccio l'illustratore, mi piace dipingere sui muri, però non dicono sono street artist. No, io non te ce voglio proprio sui muri. Ah ok, vabbè. Pure sto muro qui ha dipinto un cazzo di artigiano, che è venuto un pittore e si è dipinto il muro. Poi è arrivato l'artista e ci ha fatto una cosa che ha un senso. Nel caso delle cose organizzate evidentemente il contenuto deve anche nascere da un dialogo. Questo è una capito zio. Questo è una capito zio. Hashtag tutto attaccato, una capito zio. Cioè, ogni cosa parla. Facciamo dunque il nostro mestiere, lasciando l'estetica fino a se stessa e la decorazione agli artigiani. Applicare il disegno allo spazio pubblico, cercando di trovare quello stupore, che per me è importante lo stupore. In questo momento io non credo che ci sia molto stupore in quella che viene definita street art. E a me manca quello, e lo dico veramente con il cuore aperto in questo senso. Quando uno dipinge in strada ha una responsabilità, vuol dire che se io come artista, come persona vorrei parlare dei miei mostri dentro lo stomaco, lo vado a fare dentro lo studio. Perché purtroppo quando lavoro in uno spazio pubblico devo pensare a chi quello spazio lo vive una volta che io ne sarò andata. È un problema che mi faccio. Quindi bambini, meglio una cosa colorata che un muro di cemento. La situazione è questa qui, non voglio dire niente, questa è roba legale, no? Cioè questi sono cartelloni pubblicitari che vengono piazzati davanti a delle cose bellissime, va bene. Siamo abituati a tante cose, però c'è qualcosa dentro anche la romanità e forse dell'italianità, no? Ci piace dialogare e ci piace dirlo, non lo andiamo a dire. Non è che vogliamo criticare gli altri, ma vogliamo dire si può fare anche così. Magari il ragazzetto che ha 16 anni è attratto più da altri modelli del tipo ok, faccio la mostra, cioè uno non se lo pone neanche il problema. Certa gente è un po' spregiudicata in quello che fa, buttiamola anche lì così. Qualcuno dice non rifiutare, usa l'opportunità per fare altro, per dimostrare, però certa gente è bene evitarla proprio, almeno non sbagli. Prima di organizzarlo abbiamo chiamato Samba, Memorie Urbane, ho chiesto dei consigli, siamo un gruppo di ragazzi, come andiamo avanti? E il loro consiglio magari è stato di chiamare soltanto un artista e non fare tanti blocchi, però se esci fuori e vedi come interagiscono tra di loro. Ho visto un video che si chiama Arte del chiedere, mi insegna che
puoi chiedere alle persone, no? Secondo me quello che mancava sul territorio era questo. Senti, ma mi spieghi perché quando spruzzano via a casa con quel coso vanno da tutte le parti, va? Perché non usa il tappo giusto. Io ho messo tutti gli stanzi sul tavolo, loro sceglievano il colore, lo stanzio che volevano fare e una alla volta con la mia guida glieli facevo spruzzare. Una bambina ha spruzzato col tappo al contrario e quindi si è fatta mezzo braccio fucsia e no, questo faceva. Io gli ho dato un foglio di questa misura che era il loro muro, dei pacchi di fotocopie, i colori, tutto quanto, le forbici e gli ho detto fate quello che volete. Il jazz dell'oltretomba, cioè secondo me già sei un copywriter se riesci a tirar fuori il nome del genere, io non ce la farei mai. Anche questa del bambino che vede sta scena fra lui mezzo nudo equivoca con la porta di camera, capito? Poi vai a scavare. Minerva, quindi l'immagine normalissima di Minerva è la ragazza che disse di no. Segaiolo con la maschera da tigre, la maschera di tigre non c'era, questa era una figura normale e lui ci ha tagliato sta maschera di tigre con sta tigre che si arrampica. Cioè secondo me il fumetto può avere delle proprietà terapeutiche. Una cosa che in America già si fa da anni, che si chiama la comics therapy, lo psicologo affronta attraverso i fumetti le problematiche del bambino. Si sono resi conto che facendoli interagire tramite i fumetti non solo si aprivano, ma riuscivano pure a capire quello che stava succedendo. Poi oggi con tutte queste tecniche, questi iPad, io quando ero ragazzino io c'era il campetto sotto casa. Io ti parlo delle storie tipo l'uomo ragno nasce perché lui non ferma un rapinatore perché dice a me quelli sono cazzi suoi, a me che mi frega di fermare il rapinatore. Il rapinatore la via dopo uccide lo zio. E quindi tu immaginati solo per un attimo che se nella vita reale ti succede una cosa del genere, quanta analisi devi fare per riuscire a dormire la notte, per capire che non è colpa tua, che quello l'avrebbe fatto comunque. Per dirti, ci sta un fumetto bellissimo sul lutto quando muore Capitan America, che a me dopo la scomparsa di mio padre mi ha aiutato un botto. C'è un punto stupendo dove praticamente l'uomo ragno è disperato per questa morte di Capitan America, che per lui era stato come un padre, e chiede a Wolverine, la persona avvezza alle morti in quanto è quasi immortale, ha visto morire tutti quelli intorno a lui, gli dice come fai? Sto buco che c'ho dentro prima o poi si richiuderà. E Wolverine gli dice guarda, mi dispiace dirtelo, ma ogni volta che tu penserai a quella persona il buco che hai si aprirà sempre allo stesso modo e sempre con lo stesso dolore. L'unica cosa è che con il tempo si richiude più in fretta. Arrivi a un certo punto dove sono dei fulmini in cui te in un secondo riprovi tutto il dolore del mondo. È brutto dirlo, però un po' il tempo che passa, no? Ti porta a non essere disperato e a non piangere tutto il giorno come facevi all'inizio. Ci avvicina un po' al supereroe, perché poi fondamentalmente noi pure siamo dei supereroi nel nostro micromondo, no? Perché comunque viviamo in un contesto sociale molto difficile. L'utopia era il discorso di dire ma è possibile creare questa sinergia, cioè questi avvicinamenti dei due mondi, promuovere un'arte di strada che nasce appunto come veicolo di comunicazione, una galleria così istituzionale che ha accolto Vespignani, De Chirico, cioè i maggiori nomi del Novecento. È possibile farlo senza snaturare, senza rovinare quello che è la sua essenza. Dalla finestra, fin quassù, all'8° piano, arrivano le grida degli studenti. Grida disordinate, discordanti, convenzionali, perché le grida dei dimostranti hanno anche esse un codice, uno schema.
con cui portare all'unisono la voce. Perciò, da lontano, le grida di ogni manifestazione di piazza sono uguali, ma la lontananza corregge, filtrandola attraverso lo spazio, così indifferente al senso di quelle grida di protesta. La loro scompostezza convenzionale è un po' volgare. Le rende dolorosamente misteriose, come venissero da un altro mondo, da un altro tempo. E già, da lontano, le grida dei dimostranti, oltre che essere tutte uguali fra loro nel tempo presente, sono anche uguali a quelle del passato. E queste potrebbero essere le grida di antichi fascisti o di dimenticati partigiani. Il mondo ridotto a una cassa armonica che moltiplica per milioni di volte uno stesso sentimento. Comprendo bene questo lottare degli studenti per avere il diritto all'assemblea dentro la scuola. Perché dentro? Perché non tengono le loro assemblee nelle piazze, nei giardini, nelle soffitte? Perché pretendere e ottenere dai superiori questa libertà e attuarla nelle sedi che non sono certamente per loro natura luoghi di libertà? Io so questo, che chi pretende la libertà poi non sa cosa farsene. Penso perciò che gli studenti dovrebbero lottare non per pretendere dall'autorità attuazioni di diritti, o perlomeno non solo per questo, ma per pretendere da se stessi di essere la parte più importante, reale, dell'opinione pubblica. Quel piccolo gruppo di idee deprimenti e avvilenti che un giovane rivoluzionario ha in testa come meta della rivoluzione comprende naturalmente anche un'idea della scuola come servizio pubblico. C'è una grande disperazione dentro quella testa, la paura di perdere la presenza con la sistemazione, l'ansia piccolo borghese per il domani, la fobia per la miseria e l'insuccesso. È una specie di piccola e intensa malattia mentale, tenuta nascosta, taciuta, ma deve essere ben grave se è essa che presta l'immagine del domani migliore, un domani in cui tutti avranno la casa assicurata, con gli annessi beni di consumo e il denaro per acquistarli, in cui tutti andranno a scuola per impadronirsi della dovuta cultura, eccetera, eccetera. Questo signore con i baffi. Salve. Possiamo solo dare un'occhiata? Senza sigaretta? No, per carità, fate come vi pare, con la sigaretta, col sigaro. Beh, famoso perché magno. Siete i primi, insomma. E penso l'ultimi, Mo ci stanno quelli di San Lorenzo, lo scalo di San Lorenzo. Beh, ma quelli fanno i marmini morti, mica fanno ste certo. cose. Ma tipo le scritte delle vie, quelli lei fanno far loro? Si fanno il pantografo quello. Una volta si facevano a mano, oggi c'è il pantografo che fa tutte queste cose. Però non c'hanno l'anima. Sì, perché il difetto è quello che la rende bella la cosa. È tutto molto complicato qui in Italia. Tant'è vero che ho fatto questa lupa benedetta che si morde la coda pure per rappresentare un po' questo. È un potenziale che sta in un circolo vizioso e di conseguenza non va più avanti e non riesce più ad allattare i suoi figli, che sono costretti ad andarsene all'estero, perché non puoi aspettare all'infinito. Tutti i gruppi di potere di qualunque paese, posto, città al mondo sono sempre decaduti con un atto violento. O facciamo un atto violento, cosa che non auspico, oppure dobbiamo votare e votare bene, oppure te ne vai. Ecco. Tridolore, colui che ha unito l'Italia, Garibaldi ormai San Sebastiano, colpito dalle lance che rappresentano tutti i più grandi difetti che esistono in Italia. La sciarpetta è l'ultimo simbolo dell'unità. Noi detestiamo fare la guerra, un po' per codardia, un po' proprio per superiorità d'animo, e magari ci confrontiamo in maniera più seria in una partita di calcio che a livello civico è più adeguata come battaglia. Ragazzi, Roma è a metà strada tra Napoli e Milano. È una tua decisione, se sei una persona che a livello empatico è aperta e socievole, la puoi vivere veramente come se fosse Napoli per certi versi. Se invece la vuoi vivere in maniera fredda, distaccata e professionale, puoi viverla come un milanese. Spesso e volentieri dà più l'idea di un paese enorme piuttosto che di una metropoli. È la prima opera di street art europea che io conosco.
Erano delle case popolari occupate, c'erano le promesse del comune, diamo casa, non ve la diamo. Alla fine tutto quell'edificio fu dipinto con 1000 simboli, 1000 disegni e ancora adesso però l'unico che sopravvive è quest'asino che vola dal secondo piano. Ancora credete a quello che vi dicono? Noi ci abbiamo creduto, ci crediamo veramente, ci piace, c'è un mondo meraviglioso di artisti pieni di entusiasmo e noi vorremmo aiutarli a farsi conoscere ancora di più. Penso è stata la città europea dove c'è stato il più fermento, anche una vera libertà, una vera creatività. Poi dopo, come tutto, nasce un po' questa voglia del pubblico di poter acquistare in qualche modo quest'arte, non più solo vederla per caso, e quindi crea questa, diciamo, ambiguità. Un artista un giorno mi ha detto: ma sai, io non voglio più fare street art perché in realtà faccio urban arte, e forse allora è quello, forse c'è una nuova cosa che è nata dopo la street art, che non è la stessa cosa, perché un muro con un'autorizzazione o a richiesta del comune addirittura sarà street art perché è per strada, ma comunque non nasce più in questa voglia di contestazione, di libertà. Era vestito da Pantera, una cassa maglia nera. Questo viene al forte e rompe le cose. A casa tua? Quindi c'ha lo sfondo già pronto. Le mani, per muffa. Scusa, ma lui davvero il nostro furetto? Essendomi basato molto sulla pittura di Klimt, è stato definito il pittore delle donne, di Alfons Mucha e di altri grandissimi dell'epoca. Questo riscontro, la descrizione della figura femminile è pressoché scontato. Qualcosa che io definisco psicofantossessioni. L'ho ripreso dal titolo di un libro che parla di tutt'altro. Come termine racchiude 3 elementi vicini a ciò che è la considerazione di quello che faccio mentre lo faccio e il perché lo faccio. Ecco, perché lo fai non... Come sì. Una questione di attrazione, di pulsione e di repulsione, qualcosa di molto personale, chiamiamolo mistico, chiamiamolo ossessivo. Da lì insomma è difficile scastrarsi e un giorno o l'altro disegnerò qualcos'altro. Dell'Accademia che ci conosciamo, di roba dei primi anni del 2000. Lui calcola che è entrato a casa mia nel 2004, per la prima volta appena andato da solo, mi ha portato tutti gli adesivi che mi ha attaccato dentro camera, che all'epoca lui faceva ancora gli adesivi, quelli sulla carta adesiva con lo stencil a mano. E poi dal 2010 c'è stata un'intensificazione e abbiamo cominciato a lavorare insieme. Solo, JB Rock, Diamond, ma la scena street art romana non so veramente come definirlo, perché io non mi sono mai totalmente addentrato. Io sono partito nel fare graffitismo, dopodiché diciamo ho smesso per studiare storia dell'arte, pittori rinascimentali, pittori del Settecento, quelli inglesi, Gianni Savilla, Francis Bacon, Lucian Freud. Non riuscivo mi sentivo proprio nel cuore che mi piaceva questa roba, mi piacevano i corpi, le espressioni, soprattutto la materia della pittura, ecco. Io 15-20 anni fa, quando ancora avevo un po' più l'atteggiamento di chi andava a scrivere per strada e basta, mi dicevano no, però tu sei troppo hardcore, sei troppo graffitario. Adesso che col tempo mi sono ingrigito e mi sono limato un pochetto, sono diventato un po' anche più diplomatico, riesco a parlare con tutti. Arriva l'accusa contraria del tipo: vabbè, ormai sei un venduto, fai solo le cose per i soldi, sei commerciale. Sei commercial, capisci?
Sul quadro di Diamond hanno fatto delle considerazioni che rimanda alla secessione viennese, a un horror vacui. Ora, se noi guardiamo questi disegni non so che cosa rimandano solo un po' di rabbia. Andiamo a criticare il sistema e facciamolo insieme magari. Bisogna valorizzarlo questo posto e noi siamo qui appunto per questo, per dare quegli strumenti alle persone, soprattutto ai giovani, perché noi puntiamo su questo, di dare un po' di strumenti di critica ai giovani, che altrimenti se no qui non cambia niente, mentre invece crediamo che bisogna cambiare tutto. Quando ogni concetto periodicamente contraddice se stesso, mi cascano le palle, non ne voglio proprio sapere, neanche ti rispondo. Cioè, quello che io penso è che nascendo come una forma di comunicazione di massa, le immagini comunque vengono sfruttate. Sai quante persone ci stanno che magari fanno una foto, poi ci fanno tutto il lato artistico di Acid Drop non è mai stato un business. Forse sono 3 anni che lavoro gratis. L'idea è proprio dire: guarda, allora c'è questo artista, a me piace tantissimo, voglio darti qualcosa che tu possa indossare in modo che questo possa girare. Che ne so, a New York ti chiedono: ma lui chi è? C'è sta quello a Manhattan che si fa vedere il sito. È bello, no? È aprire, cioè aprirsi a tutto quanto. Mi ritrovo incastrata nelle case, è una tematica che esce fuori spesso nelle mie opere. Sono figlia di genitori che vengono dall'estero, quindi ho sempre vissuto questa sorta di spostamento da un paese all'altro. Penso che siamo un po' bloccati, siamo un po' indietro rispetto al resto del mondo. In Finlandia è completamente diverso. L'arte è molto importante, è molto valutata a livello proprio statale. Ci sono moltissime borse di studio, moltissimi aiuti per gli artisti e ci sono anche moltissimi artisti, c'è una grande formazione, devo dire anche di alto livello. Però al tempo stesso hanno degli altri problemi, come il fatto che le gallerie sono tutte a pagamento. Un artista paga l'affitto in galleria, cosa che qui a Roma non è concepibile. Ci sono i pro e i contro da tutte le parti. Vivendo a San Lorenzo, Roma conserva questa alone popolare in molte zone. Non riesco a vederla come una grande metropoli come New York, per dire. Ancora ci sta un livello umano, fortunatamente. E forse è quello che poi ti incastra a Roma, perché Roma da certi punti di vista non è vivibile come città, ti mette molto in difficoltà. Però poi c'è un lato umano della gente, del calore umano, di quello che vedi in giro, anche della bellezza della città, a cui spesso non senti di poter rinunciare. Questo è un modo di dire inglese, dice che il risultato migliore per un genitore è quando un bambino non vuole essere famoso. Questo dà un po' idea non soltanto della street art ma anche di tutto il mondo contemporaneo adesso, no? Noi abbiamo l'illusione che bisogna diventare tutti famosi. Se tu fossi un po' più onesto con te stesso e riuscissi a capire quali sono i tuoi limiti, quali sono i tuoi punti di forza, accettarti per quello che magari non va bene, poi arrivi a un certo punto. E io non sono perfetto, io ho 3 attacchi di panico al giorno, dormo 4 ore a notte. You have to be talented, you have to be able to execute the work. 2, you have to be informed and do the proper research. And 3, you have to be open-minded and open to negotiation in order to develop a real concept. And of course, being open-minded comes with the ability to travel and the ability to be a kind of a chameleon. Mi piace molto la gente che lavora in questo campo, che si mette sotto i riflettori il meno possibile e che invece sotto i riflettori mette il più possibile il suo lavoro ad alti livelli.
tecnicamente e anche a livello espressivo e comunicativo, lì massimo rispetto e devozione. La motivazione per cui lo fai, che secondo me fa l'artista, non è tanto l'opera o quanto è conosciuta l'opera o quanto vale in galleria. L'opera non mi interessa proprio, mi interessa l'artista, perché lo fa. Non è che uno per essere artista deve campare di quello che dipinge, uno può fare pure il meccanico e poi fa l'artista e divertirsi tanto, essere realizzato, secondo me è un artista pure quello. Pure mia madre che cucina e fa una bella minestrone, quello ci vuole un tocco artistico, devi sapere dosare il sale con la mano. Are you really the best ever? No, not by a long shot. And the name is really chosen when I painted graffiti, like letters. It's a kind of piss take, you know, like it's like self-deprecating and like a jokey nod to like the phrase best ever. It's something that's thrown about day in, day out now. Like you go in a shop and it's best ever sandwich or best ever dry cleaning service, you know, so it's just, it's that, I kind of wish I hadn't chosen it now, but che danno sulla gente.